Un saluto a tutti da Jack Leon e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Oggi siamo pronti a continuare Persona 4 Golden e scoprire se hanno portato via la nostra reset oppure no. Nostra no, però. Ok, stavo appunto guardando un paio di cose qui in chat e c'era un bellissimo messaggio di Moreno che dice: Ave Imperatore Max Leon, il re della serata in chat, tutti in ginocchio, spammate queste emote, inchinatevi al sovrano, pinnate questo messaggio per diritto divino. Potrebbe apparire qualcosa in TV, mi dice. Ancora? Mi segna roba disconnessa, ma adesso va. Vabbè. Sì. No, si è impallinato quello delle emote, il vuole emote, lasciate perdere. Infatti notavo che non andavano, adesso sì che va. Vede che c'è una scritta 1 fatta così. Ok. Forse adesso va, Ok, no, non sono io, era impazzita una scritta sullo schermo. Non so perché stavo mettendo delle robe bellissime, tipo Super Mario Heavy Metal. Vedi che è apparso qualcuno, un'immagine estremamente vivida. Rifacciamoci questo, va bene, grazie. Maru Q a tutta reset, buonasera, sono Rise Kujigawa. Questa primavera una giovane ragazza si trasformerà in un idol liceale. Evviva! Per cui oggi festeggerò superando limiti pratici e normativi. Attenzione, andiamo contro la burocrazia. Avete capito che momento è arrivato, sì? Quello dello spettacolo. Succederà tutto. T-U-T-T-O. Ecco qua. Ah, che imbarazzo. È troppo per la TV? Forse sì, forse no. Se c'è una cosa che deve essere fatta, tanto vale farla fino in fondo. Dice lei. Restate sintonizzati. La chat è contrarissima. Assolutamente, siamo tutti contrari qua. Allora, era sicuramente Rise. No, e infatti, vedi, no. Dice no. Dice in chat. Hai visto Reset in TV? Era seria quando diceva quello? Sbaglio, queste trasmissioni stanno diventando sempre più assurde. Vediamo se vanno in sound, grazie, mi hai ricordato questo. Devo riconnetterle, mi sa. Oh boia, rifacciamolo. Grazie che me l'hai ricordato, Lio. Ok, ho dovuto riconnettere questa e riconnettere questa. Fammi provare se va Save. Perfetto. Ora vanno. Ok, allora. Ma non c'è fretta, dobbiamo dirgli. Cioè, secondo me non c'era nessuna fretta, perché veramente, cavolo. Ma se non ci sbrighiamo a salvarla, Reset non finirà per Gulp. Cosa non possiamo permettere di andare fino in fondo. Probabilmente la sua ombra sta facendo quello che le pare, come al solito. Come al solito, esatto. Ormai è un veterano delle ombre, lui. Però, maledizione, non siamo riusciti a sventare il rapimento nemmeno stavolta, pur conoscendo l'obiettivo. Quel detective di oggi è stato proprio inutile. Adachi. Immagino che dovremmo cavarcela da soli. Comunque, ci vediamo domani. È inutile, Adachi, purtroppo. Ci aiuta, ci prova ad aiutare, ma se poi è un imbranato. Ok. Senti degli studenti parlare. Siamo già al 24 di giugno, quindi è già in realtà 30 luglio. Ragazzi, che noia, non c'ho nulla da fare. Farò un salto Okina che ti devo dire, tra il cinema e i negozi e i bar di quella città sicuro passerò il tempo. È anche un bel posto per gli appuntamenti, la mia fidanzata piace molto, proverò a vedere se vuole venire. Perché lo fai sempre? Non perdi l'occasione per sbandierarmelo. Oh beh. Spero che quella pazza al negozio di vestiti ti ritiri qualcosa di stupido e che tu beva del caffè troppo forte. No, ma che meschino questo. Ancora non ho risolto, ma che rottura, mi spiace Moreno, mi spiace davvero. Ehi amico, non fare così, non era mia intenzione. È bello andarci con chiunque, vuoi venire anche tu la prossima volta? Vedi che l'altro lo tratta male, dice ma no dai, vieni che te a divertirti. Ecco, siamo tornati al mondo delle ombre. Ehi Teddy, tutto bene? Non stavo piangendo. Pensavate tutti a divertirvi là fuori, vi siete scordati di me, sono stato abbandonato.
Non lo faremmo mai. Mi dispiace, ti sentivi solo? Mi annoiavo e la noia mi ha fatto diventare apatico. Sono un orso inutile. Non so nemmeno io cosa sono. Non sono riuscito a capirlo e nessuno viene mai a trovarmi. Fatemi rifare quello che non ho fatto prima. Oh, la volta. Ah, però mi sembra di sentire delle voci dal vostro mondo. Si stavano tutti divertendo da morire. Ero così solo che ho provato a piangere, ma non ce l'ho fatta. Beh, sei vuoto all'interno. Zitto! Smettila di dire cose così. Non prendetela con me, questo è il tuo mondo, no? Sei stato tu a dire di voler vivere qui in santa pace e farci promesse di trovare il colpevole. Dai, scommetto che Teddy è solo stanco perché ha pensato troppo, eh. Dico bene? Uno che è amante dei simulator e guarda questo a tempo perso, gioca ad altro. Sì, ma infatti io lo consiglio di fare altro mentre si segue qua. Ha senso, Moreno. Questo è una simulazione di vita praticamente qua. Quando sono solo rifletto troppo, la solitudine mi schiaccia. È troppo rilassante comunque. Ero così triste che mi sarei potuto scoppiare il petto, faccio uscire fuori tutto il cotone. Mi accarezzano. Ciao Kevin! Ci abbiamo un pupazzetto qua con noi. Ecco qua. Kevin, questo è per te. Questo è per te, Kevin. Posso provarci un giorno? Certo, fai pure. Possiamo smetterla con questa storia? C'ha ragione anche Yuki. Ciao Kevin. Comunque, volevamo chiederti una cosa. È successo niente di strano qui? Si è fatta viva una certa Rise Fujikawa, percepisci qualcosa? No. Fujikawa Rise? Niente di niente, il tuo fiuto ha perso colpi ultimamente. Sono uno squallido orso. Sarò del tutto inutile, verrò gettato via. Non è così, forse, impegnati di più. Impegnati di più è una bella frase da dire, cioè, come dire. Dai, su. Ci proverò, forse posso darti una mano. Vai, Teddy. Va bene. Allora, come l'ultima volta, cerchiamo qualcosa che possa aiutarti nella ricerca. Ora si va in giro a cercare informazioni. Non ne sono certo, mi sembra percepire una presenza. La mia presenza, ovviamente, è la mia presenza divina, ma non è quello. Credo di poterla trovare, mi serve solo un qualche indizio. Per fare progressi vi servono informazioni su Rise. Prova a fare qualche domanda in città. Va bene. Così andiamo tutti insieme a divertirci allegramente. Ho così tante domande senza risposta. Non avere fretta, troveremo una soluzione. Conta su di me. Meraviglioso! Sei proprio gentile, Sensei. Glielo chiediamo, eh? Ciao, Veltrox! Ma grazie! Grazie di cuore, Veltrox! Grazie mille! Ma ciao! Devil May Cry, l'hai poi finito ieri, Undertale? Eri a un buon punto, eri nella Pacifist, eri a un buon punto. Moreno mi dice invece, pioverà a Verona, chiediamo subito. Pioverà a Verona nel fine settimana? Sabato a Verona c'è una probabilità del 55% di pioggia durante il giorno, con circa 0,4 mm di precipitazioni previste. Domenica la probabilità di pioggia è ancora del 55% durante il giorno, con circa 1 millimetro di pioggia attese. Vi lascio, anche per Velto, per ringraziare, ci lascio questa. No. Tra l'altro sei arrivato in una battuta di Teddy che dice meraviglioso. Dice meraviglioso. Mi impegnerò al 200% d'ora in poi. Teddy è intenzionato a fare il suo meglio per trovare un ruolo nella sua vita. Percepisci l'accenno di un legame formarsi tra te e Teddy. Meraviglioso. Beh, alla fine pensavo che in italiano non potessi fare battute sugli orsi. Invece, oh, che cosa? Abbiamo un nuovo confidente. Che bello. Con un'ora più vicino alla verità. Non me l'aspettavo così di colpo, guarda. Meraviglioso, veramente. Comunque grazie per il ride, Veltro, gentilissimo. Ecco qua. Vi aspetterò qui, Kuma.
Dice. Ma fa troppo ridere. Fa troppo ridere, Teddy. Ah, vedi, dobbiamo tornare a scuola e prendere informazioni. È sparita una ragazza, che è già la terza, in realtà. La terza che possiamo fare qualcosa. Quelli prima. Non c'era molto da fare. Edifici laboratori. Perciò ci prepariamo per il dungeon che non faremo oggi. Allora, il grande mistero è che devi farlo in un ordine preciso e sta cosa potrebbe essere sgradevole perché ti li vanno a mettere. Si può chiedere, però non in live perché mi distrugge quando le esporto su YouTube. Che già mi becco gli strike per le musiche interne dei giochi, tipo la Velvet Room, la stanza di velluto, qua. Purtroppo, per qualche ragione, diventa veramente spietato il gioco. Cioè, il gioco YouTube. La crocchetta di carne, no, questa qui l'ho già fatta. Devo parlare con degli studenti qua. Tu ce l'hai la faccia. Infatti, ce l'ha la faccia questo da fan di Reset. Il più grande fan. Adoro Reset. Anche tu, no? Comunque, bellissimo questo. Bellissimo questo qui. Questo qui vince un premio come immagine da mettere sul mio Telegram. Perché quando vedo personaggi piacevoli, emozionanti come questo, lo devo assolutamente mettere. Lo devo assolutamente mettere nel mio gruppo. Perché questo qui vince tutto. È un vincente, un campione. Quest'uomo qua conquisterà il mondo, ragazzi. Quest'uomo qua conquisterà il mondo. Va bene, amici, è stato riscattato. Parla come Super Mario 64. Allora, prima di tutto, grazie per questa sessione a base di spaghetti. Oh, Luigi, cosa stiamo facendo qua? Leggeremo questo. Oh, ti interessa soltanto un aggiornamento generico. Nulla batte la bomba sulla pausa King Bobo, fra l'altro, che si è appena presa per recuperare le forze. Sul blog ci sono alcuni indizi sul perché, ma girano tante diverse teorie. In quanto fan sono distrutto, ma immagino non poterci fare nulla. Se vuoi delle informazioni più aggiornate sui ravioli, potresti chiedere a qualcuno della stampa, non credi? Magari le mando una lettera tramite il fan club. Chissà se loro riescono a raggiungerla. La webcam, oggi sono in no cam, esatto. Oggi, ragazzi, cioè sono abbastanza impresentabile, mi tengo io così per coprire... Vabbè, avete capito? Per coprire la bestia che c'è in me, per evitare. Comunque bene, quindi ci ha dato delle informazioni, visto che è Super Mario, mamma mia Marcello. Sembrava più un Marcello che un Super Mario questo. Però. Mamma mia Marcello! Però, ovviamente, adoro... No, chi aveva tirato un Nokia sulla... Chi è che paga il vetro, poi? Parla, devo andare... beh. Finalmente andiamo dalla nonnina. La nonnetta. Oh, che beh, c'è la nonnina e la nonnetta, si sta bene. Va bene, Veltrox. Sì, ve l'ho fatti vedere. Ma sono in condizioni... Assolutamente, se non ti sei mai addentrato sui Shin Megami Tensei, questo... è strepitoso. Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Strepitoso. Hai pure paura di diventare papà con le signorine a causa del fisico. Lo so io, ma poi mi mandano strane richieste su YouTube. Su YouTube no. Su Facebook. Io non posso rischiare ovviamente truffe. Perché poi dicono, ciao, è una bella appunto. Se mai ti piacerebbe, perché è una bella... È molto pieno di libertà. Nel senso, tu deciderai che percorso fare, ma per il resto il gioco è quello fino all'ultima scelta. È bellissimo perché ha due percorsi, fra l'altro, due percorsi che si sceglie dall'inizio. Hai un percorso che, quello nuovo di Vengeance, è simile a Persona, come struttura, come personaggi che si uniscono a te, e l'altro invece è un canonico Shin Megami Tensei. Secondo me è molto molto ben fatto. Guarda che ci sono le nostre amiche. Che ci fa un cane sullo schermo? Cosa preoccupava Rise? Chi potrebbe saperlo? No, il cane piscia su... Non toccatemi cie. Accidenti, sono andata nell'area commerciale, ma le donne non fanno che parlare. Non sei contenta? Scusami, stiamo cercando informazioni. Per quello che ti dico, secondo me, potrebbe essere un buon consiglio. Il problema è adesso, dov'è il negozio di Rise? Mi sembra che sia qua in alto. No, c'è un esplosivo. Oddio, c'è un esplosivo. Che poi guarda, c'è un bel Jack Frost qua. È un bellissimo Jack Frost. Sei tu che sai l'informazione. Rise-chan verrà Inaba, in realtà è già venuta Inaba. Ma sapete che mi dimentico sempre che qua posso fare una cosa importante.
figurati, il mio consiglio è quello, perché mi sta proprio prendendo un mio amico che era scettico, aveva giocato la versione per Wii, scusami, Switch, e non gli era piaciuto. Questa versione qua gli piace tantissimo. Proviamo a catturare insetti, va bene? Torno a fare le faccende, va bene, Cometino? Gli insetti si radunano. Acchiappa mosche, pronto per fare Pokémon. Hai catturato quanti insetti? Un dinosauro ho catturato. Ho catturato un T-Rex. Grillo Meio. Coccinella Tatsuime. Locusta Yasu. Locusta Yasu. Che poi le usi ste bestie feroci. Andiamo a Okina, non a Giulia. Andiamo tutti in culo a Okina. Lord Chan. Hai capito. Adesso ne ha due. Prima ne aveva uno, ora ne ha due. Vedi che... Un mito, un mito. Siamo arrivati con isci alcolici. No, qua siamo a posto sbagliato. Questa qua? Big Stone, negozio di biciclette, chiuso. Ma dov'è il negozio di tofu? Grazie, grazie Vento che tu ci sei, grazie mille. Gentilissimo comunque, fa piacere conoscerti. Tatsumi Tessuti, no? Tatsumi è di quello di Kanji. Mi sembra che di averlo visto di qua. Sarà nell'altra schermata. Devo trovare il negozio dove lavora la nonna di Risette. Di Rise. Distributore Gachapon, bottega sciroppo. Non penso che sia questo. A proposito ci saranno nuovi oggetti, penso. Abbiamo ricevuto nuovi prodotti. Compro tutto quello che vuoi. Se me lo chiedi con quella faccia lì, mi sembra quasi che sono obbligato. Goho M, ce ne abbiamo 20, siamo a posto. Pappa reale. Spossatezza. Ah, non male non fanno, Te Dokurami, cura veleno un alleato. Anche questo può servire. Siamo disperati. Colluttorio, cura silenziamento un alleato. Questo è importante. Bella domanda. Quanti sono 1000 yen in euro? No, ho sbagliato. 1000 yen equivalgono a circa 5,34 euro. Bello! Grazie, spero di esserti stata utile con la conversione. Ho speso 10 euro qui. Stimolante. Ah, vuoi sapere? Quanti sono 1000 euro in yen? Se mi risponde. Gira vuoto, Gira vuoto, 1000 euro corrispondono a circa 187.190 yen. Ma ammazza. Tantissimo. Questo mi serve, ragazzi. So che spendo un casino, ma ne vale la pena. Non abbiamo molte cure. Poi è tanto, sì sì. Infatti quando senti parlare grandi cifre di yen, in realtà non sono poi così tanto per noi. Che pensiamo chissà che cifre spropositate. Se il ragazzo l'altro giorno, se io quel tempo c'è una persona che gira una fotocamera, lo chiamavano papparatto, qualcosa del genere. Scacciare questa persona sulla banchina del fiume. Quindi stiamo trovando chi c'è dietro, figurati. Forse è facile. Allora, intanto adesso andiamo qua. Nuove armi, specialmente il buon Kanji, che ha la sedia. Lui combatte con la sedia, come il wrestler. E ora gli diamo un banco. E basta sedie, vogliamo combattere con i banchi noi, Ma certo, butta via sta sedia. T-shirt. Yukiko? Yukiko non penso che la batto, infatti, ma no, ne vale la pena. Rotta e Dinava, figurati, abbiamo le cose migliori. Strano però che non ci ha ancora sbloccato roba utile. Kanji, t-shirt con te, cotta di maglia. Ma io penso che ce l'abbiamo già delle armature per lui, Non penso che gli serva. Ma tranquillo, Veltorox, grazie mille della compagnia. Gentilissimo come sempre. Vediamo intanto di andare avanti. Grazie ancora, Grazie ancora per il raid, grazie per essere passato. Ok, ciondolo d'argento. Meglio dargli qualcosa di utile. Riduce i danni del fuoco, questo è utile. Talismano, danni elettrici. A lui servirebbe il vento.
Un orologio a polso da uomo, sono inutili questi. Ma si togliamo i danni da fuoco, tanto male non fanno. Bene, ci serve ancora da parlare con qualcuno per scoprire dove sta Reset. Samegawa. Andiamo a Samegawa. Chissà se abbiamo trovato le informazioni che ci servono. Non c'è niente da fare, concordo. Speriamo di trovarlo. Dov'è? Oh, come va con la pesca, no? Kanji? Niente da fare. Non è un insetto questo, no? Non voglio andare a casa. Perché non vuole andare a casa? Ok, andiamo. Troveremo ci serve. I paparazzi non ne so molto. Vedo fotografi e gente simile. Vengono chiaramente fuori città, ecco perché li ho notati. Ora che ci fai pensare non ho visto nessuno. Quindi domani è il giorno decisivo, non oggi. Poi andiamo avanti. Devo andare a prendere... No, il gatto. Stiamo aspettando che ci arriva il cibo. Che stai facendo? Numero di rocce. Perché lo fai? Ho deciso di farlo. C'è anche il corvetto. Che belli corvetti. Va bene. Andiamo prima a Junes. Tanto penso che il giorno dopo possiamo già andare al dungeon. Nuovi tipi di piantine. Che bello! Cos'è il mais tetra mais? Paprika muro. 2300 yen. Ammazza se lucrati su sta cosa. Mais barriera. Andiamo in città. Quindi ora dobbiamo andare alla Velvet Room, alla gioia dei grandi piccini, e provare a ottenere qualcosa di interessante. Va bene. È il grande giorno. Adesso toglierò il volume qua. Sì. E vediamo di sistemare tutto. Fondi persone. Per tutto fa vedere se possiamo creare ciò che ci serve, perché abbiamo tutto pieno. Tutto pieno. Io farei... Toglierei questo Raksha... No, Raksha però è forte. Toglierei questo Eone, a meno Usume. Devo creare qualcosa della luna, l'arcano lunare. Il problema è che non è facile. Non è facile per niente. Yomotsu Ikusa, appeso. Bella anche questa da creare. Bella anche questa, ma Refrost non lo vado a toccare. Shisha dello Ierofante. Tanto penso che non dobbiamo più parlare con nostro zio, finché non andiamo nell'investigazione. Ciò non penso che ci creerà problemi se togliamo lo Ierofante. E anche qua c'è il solito problema. Anche qua c'è il solito problema. Ma se io invece andassi a vedere quella triangolare... Ah, devo comunque far così. Avevamo detto Sole Fenice, però è buona. È vero che è un po'... Shisha. Leoncino. Amenouzume. Eccolo Luna. E togliamo Giullare, Garuru. Tanto non dobbiamo più uscire con Adachi. Ma sembra andare bene. Sembra andare bene. E questo è Aziong. Facciamo allora Mazio, ci serve sicuramente. Resiste fuoco, no. Potenza elettricità non è male per uno che usa questi poteri. E questi sono un po' meno importanti. Masukuka già, male non fa. Facciamo crescita 1, ma tanto poi la toglieremo. Va bene, siamo solo di rango 1. Ci serve perché noi oggi andiamo a fare... Usciamo con quella della luna. Con quello della luna. Quello della luna, con quella. O è una femmina. Vabbè, non lo so. Nozuchi. Sa che sì, è una femmina, ok. Andiamo. Perfetto. Sì. Posumudi. Abbastanza inutile, no? Ai, speravo di ottenere Zionga, ma fa lo stesso. Nozuchi è uscito dalla tua anima. Che bello, guarda. C'avevo dentro l'anima, proprio avevo un Nozuchi che mi spunta, guarda, proprio lì. Sentivo proprio quel Nozuchi che mi... Persona 4 Golden Fusion Calculator, classico ragazzi, sono i software che piacciono a noi e noi ci interessa ovviamente vedere una cosa
perché abbiamo iniziato il social link, l'arcano della stella. Quindi se io faccio Mokoi e Lilim, ad averli, non è dici, se dai lì. Vediamo intanto. Se facciamo per livello e andiamo a vedere i livelli bassi, dovrebbe ci sia Mokoi, che Lilim. Boia, non ce l'ho. Mi sembrava, che cavolo. Allora, sei lì. Forse non è di livello, questo qui livello 9. Mokoi. Mokoi ce l'ho. Lilim ce l'ho. Lilim è del Devil. Ce l'ho. O sia Mokoi che Lilim, attenzione. Proviamo, ragazzi. Vediamo se riusciamo. Mokoi e Lilim. Ora, fondendo queste due, dovrebbe uscire fuori. Attenzione, se tutto va bene. No, normale. Mokoi per Lilim, uguale Kaiwan. Kawaii! Tetracar, spaccacellule. Aspetta, ho sbagliato qualcosa. Mokoi e Lilim. Fa vedere cosa succede. Fa vedere un attimo come funziona. Un secondo, Un attimino, fatemi fare così. Esco un attimo e salvo, perché qui sto leggendo che esiste un modo per ottenere Kaiwan con una abilità pazzesca, però non è che mi interessa barare sul gioco, ma mi interessa più che altro avere una della stella, che è la cosa più importante. Fondi, normale. Ma poi è lì. Tetracar, spaccacellule, Mamuno. Vabbè, iniziamo a farle così. Scegliamo cosa ci serve. Ovviamente sono tutte abilità scarsine per il punto del gioco in cui siamo noi. Però un bel magaro che colpisce tutti non fa mai male. Pugno isterico, danno fisico però. Decagia, buono. E schiva ghiaccio. Non mi dispiace schiva ghiaccio. Anche se la sua debolezza è gli attacchi fisici, cavolo. Nel mente parliamo, no, povero Gigio che non c'è ancora, perciò poverino, lasciamo. Non è neanche presente, Eccolo qua, poverino. Kawaii, Kaiwan, non Kawaii. Dico sempre Kawaii, ma non è Kawaii per niente, però è simpatico. Aria stagnante, ok. Magia aumenta di 1. Attenzione, può cambiare Tetracarn, va bene, cosa mi esce? Media Rahan, urca. Ma è una figata. È una figata pazzesca. È fantastica. Allora, però, faccio un tentativo. Direte, Jack, che cavolo fai? Forse ho capito. Salvo qua, ma non tocco lì. Perché non tocco lì? Perché così posso caricare i dati del file precedente. Faccio un tentativo, sapete che io sono uno che sperimenta. Vi ripeto, è utilissima quell'abilità, però non è utile quanto quella che potrei sbloccare. Fondi persona, ho capito come funziona. Oh, ci sono arrivato. Oh boia, ci sono arrivato. Ok, fa vedere. Facciamo di nuovo Decagia. Magaro. Schiaffo isterico. E resiste fuoco, schiva ghiaccio. Schiva ghiaccio, ti evita proprio gli attacchi. Va bene. Fondiamo il nostro nuovo amico della stella, che sembra veramente una stellina, ma che carino che è. Vediamo se ora ci dà qualche bonus pazzesco. Dai, dimmi di sì. Sì, Deca già può cambiare, vai. Ma fa un po' più schifo dell'altro. Ho capito, quindi è questo che... Ho capito come funziona, ragazzi. Quindi è il momento della fusione che fa la differenza. Mi piacerebbe provare. Vedere se riesco. Faccio ancora un tentativo, uno solo ancora. Se poi non va, ci teniamo quello di prima, che aveva media run. È vero che consumo un sacco di MP, ma ragazzi, si recupera completamente la salute in qualsiasi caso. Non si butta via. Fondi persone. Ok, riproviamo. Mokoi per Lilim. No, Agi non mi piace. Magaro. Decagia. Schiaffo isterico e schiva ghiaccio. Sono quelle migliori che trovo per lui. Ok,
si sta preparando alla fusione. Vediamo cosa esce. Schiaffo isterico può cambiare. Mozza braccia. Cos'è mozza braccia? Chissà cos'è. Allora, persona K1. Ah, fisico leggero, fa schifo. In confronto all'altra non ne vale la pena. In confronto all'altra era molto molto più bella. Ma comunque penso di aver capito, però non ne vale la pena star qua a cercare di grindare e ottenere il K1 ultra potente. Ve lo dico nel caso, quello che servirebbe se volete fare una run eccezionale per ridurre completamente la difficoltà, potete fare K1 che sblocca, in inglese si chiama Victory Cry. Victory Cry è una cosa che ti cura gli HP e gli MP a fine battaglia, si serve per gli MP soprattutto. Però, come vedete, non è facile da far spawnare, non è facile per niente. Per niente, Proprio per niente. Tetra può cambiare, mi piace perché era una delle più utili. Riflette luce. Bella, ma non è quello che vogliamo noi. Bella, è bellissima, riflette luce. D'altronde non posso stare 30 anni qua a vedere se riesco a farla uscire, però. Riflette luce è bella, è assolutamente incredibile. Immaginatevi di essere portati dagli attacchi di luce. Se fosse riflette fisico la tenevo, Cavolo ragazzi, se riflette fisico. E ce li può, perché secondo me stanno uscendo delle belle mosse, veramente, belle mosse. Quando togli Tetracarn, sacrifichi Tetracarn e ti dà qualcosa di molto buono. No, Agi. Magaru. Decagia. Schiaffo isterico. Schiva ghiaccio. Riproviamo. E vediamo cosa ci esce fuori. Ho detto, in una run 100% ragazzi si cerca di fare cose incredibili. Semplicemente se si riesce. Decagia può cambiare, vai. Colpo fulmineo, completamente inutile. Tolgo un attimo le cuffie, ragazzi. Purtroppo oggi è una giornata caldissima. Oggi, purtroppo. D'altronde avete visto che si è pure disconnesso internet prima. Giornata calda, è giornata calda, giornata bollente. Meno male che facendole su Twitch il problema non persiste, mi sono riconnesso e senza grossi problemi, grossi drammi. Perciò, ripeto, non è stata così drammatica come poteva essere. Andiamo, rifacciamo ancora una volta, perché qui non sono... Cioè, sento che può uscire qualcosa di pazzesco, ma non esce. Però stavolta fare l'Imper non cambia nulla. Magaru. Schiaffo isterico, Decagia e schiva ghiaccio, vai. Ma che belloccio che lui. Oggi sta stellina l'avete vista un sacco di volte. Decagia può cambiare, sì. Mepatra, una roba generica, inutile. Bah. Cioè, non è inutile, però la trovi così facilmente, Mepatra. È una per curare gli stati alterati. Non ne vale la pena, non ne vale la pena. Faccio l'ultimo tentativo, me ne sono proprio stufato. Ultimo tentativo a trovare, a sbloccare questo Uber incredibile K1. E vediamo cosa esce fuori. Poi per Lilin. Magaru. Decagia. Schiaffo isterico. Schiva ghiaccio, vai. Come andrà? Come andrà? Cosa ci esce fuori? Molto bello, fra l'altro. Vai, vai, vai. Schiaffo isterico può cambiare. Diventa Recarm. Ma, guarda. Recarm. Ci teniamo Maha, quella là. Ci teniamo quella là. E ci accontentiamo di quella. Non c'è assolutamente nessuna ragione per accettare questa. Questa, diciamo, vittoria a metà. Ma va bene. Mi accontento. Piuttosto, riprendiamo il gioco. Prendiamo la trama, riprendiamo tutto. Allora,
Dobbiamo andare avanti, ora che abbiamo ottenuto il nostro Taiwan e abbiamo fatto uno Zuchi della luna. Bene, questo qua me lo metto pure come principale perché sarà pazzesco. Ammazio e sblocca Ziong al prossimo level up. Taiwan, molto carino pure lui, molto carino pure lui. Non è abbastanza da... No, media rara. Ripristina del tutto gli HP del gruppo, buttalo via, ripeto, butta via una roba del genere. Però devi pagare. Allora, andiamo. Va bene così. Allora adesso io non so esattamente dove si inizia il ranking della luna, però potrebbe essere questa signorina che sta qua. Vediamo se mi dice di sì. Ah, sei tu, oh che c'è? Visto che possiedi... allora è questo, lo sushi della luna. Va bene. Oh, certo, non ho niente di meglio da fare. Sono quasi felice, quasi. Stazione di Okina, Crocofur. Oggi voglio prendere qualcosa che sia facile da indossare. Mi sa che questi non hanno niente di nuovo, questi li ho già tutti. Ci toccherà tornare. La prossima volta farò acquisti, sì, ma voglio qualcosa anche oggi. Sono qui per comprare, non per guardare. Plin plin. Ehi, ho sete. Comprami un caffè latte ghiacciato. Compratelo da sola. Bella questa. Bella questa. Ho sentito bene? Tu sei il primo in assoluto a parlarmi così. Hai sorpreso. Chan, di nuovo qui? Sì, e allora? C'è che qualcosa in particolare oggi? C'è arrivata una borsa che si addice proprio al tuo stile, avrei tutti i ragazzi ai tuoi piedi, come se ne fregasse qualcosa. Lascia stare, oggi non sono qui per comprare delle borse. Non sono il tuo schiavo, prenditelo da sola, infatti. Buon salve, Samu! Samu! Non trovarti mai una ragazza del genere, perché questa ti usa come portaborse. E che poi è solo amica, però. Usa lui è il tuo ragazzo, è proprio carino, me lo presenti. Ultimamente non me ne va bene una con gli uomini. L'altra sera erano fuori a bere. Sono segretamente qui, però oggi sono col no cam. Ma ci sono, Ci sono, ragazzi, solo che oggi sono in condizioni impresentabili questa maglietta, una schifezzuola, però. È che fa caldo, sono 38 gradi oggi, 39 forse, 37 se va bene. Ci sono, però Samu, ci sono. Sei tornato alla stazione. Guarda che bel gioco questo, Persona 4, è proprio bello Samu. Esce il remake a febbraio. Odi i commessi, sì. Sono io a mandare avanti la loro attività, non serve che mi si fiondino addosso ogni volta che entro nel loro negozio. Dovrebbero liberarsi di loro, sostituirli con distributori automatici. Premi un bottone e esce il tuo articolo. No, ma l'umanità è meglio. Mi sembra un'ottima idea, sarebbe piuttosto noioso, assolutamente è un'idea del cavolo. Non posso appoggiarla. Tu dici? A che servono quelle chiacchiere senza senso? No, il mio Gigio non si tocca. Tanto so bene che dove vogliono arrivare. La verità è che nessuno attacca bottone senza secondo fine. Non ho fatto nulla! Però quello è il bello. Non ho fatto nulla. È un mito, è un mito. Non so perché, ma ho trovato un po' irritante che sia messa a parlare di te. Diceva che sei carino, buon per te. Ma vedi che questa gliene frega un cavolo. Hai un'espressione imbronciata. Senti di poter comprendere meglio ma come la comprendo meglio? Ho compreso solo che mi ho fatto fare il portaborse e l'ho dovuto pure pagare io il caffè, che questa c'era un sacco di soldi. L'uno è migliorato. Non è che mi dice grazie, Andiamo a casa, tra poco si farà buio. Non che io abbia motivo di affrettarmi. Che simpatica. Saltare la scuola per uscire con sta qua. Samu, ci vediamo. Ma io non mi diverto. Io proprio assolutamente no. Guarda, io sono Team Gigio, io. Sempre stato Team Gigio. Assolutamente. Ma quando lo conosco sono Team Gigio, io. La voglia quando mi salta. Ok, ci siamo. Oggi ho avuto quel problema di sconnessione all'inizio. Vabbè, ma poi si è risolta. Andiamo a leggere, però prima ci sono le verdurine pronte. Samu, un momento magico. Le verdurine le voglio anch'io. Ma potrei anche mettermela sta webcam, però poi mi fa veramente schifo. Cioè, nel senso,
come condizioni sono oggi. Sembrano buonissime, io ti a raccogliere. Che per me l'estetica di un canale conta tantissimo, se mi metto io con un vestito così. Cavoli ragna! Oh cavolo, abbiamo preso un altro cavolo. C'era una che voleva i cavoli. Oggi piantiamo il mais barriera. Bellissimo il mais barriera. Sabato parti, dove vai? Mi avevi detto il posto in cui andavi, vero? Che bello, goditela, cavolo. Quanto stai in vacanza? Io invece, pensa a Samu... faccio il mio compleanno martedì, io. Faccio la live martedì mattina, poi mi fermo anch'io. Per qualche giorno. No, martedì live compleanno. Però la mattina, perché fa troppo caldo. 2 settimane, goditela. Io andrò in pausa anch'io, ma per poco. Faccio solo fino a martedì. Martedì lo devo fare, assolutamente. Lunedì e martedì sopravvivo al caldo. Abbiamo le verdurine. Ok. E non è finita. Non parliamo con Nana, anche se vorrebbe sicuramente, ma abbiamo dei libri da leggere. Da intellettuali che siamo. Allora, leggiamo un libro horror. 100 storie spettrali. Jack Granatiere. Anche tu hai bisogno di una pausa. Ma non ho bisogno della pausa in realtà, ma è il caldo che mi stanca. Io non ho bisogno di nessuna pausa, guarda. Questa non è un lavoro, questo, non è un lavoro. Più faticoso scrivere, ti assicuro che è più faticoso scrivere, guarda. Io che sto scrivendo romanzi, è la cosa più difficile che c'è, guarda. Scrivere, devi avere un'ispirazione ogni momento. Il libro contiene 7 storie inspiegabili tramate fino ai tempi antichi. Durante la lettura sembra di conoscere già una buona parte. Ieri è andata una fake news sul mitico Baresi. Meno male che era una fake news, ma se cercate su Google ancora ti salta fuori la fake news. Che rischio che c'è. Resta da leggere qualche pagina. Meno male che è una fake news, ragazzi. Non è una fake news sul mitico campione del mondo 82. Purtroppo non 94, per poco. Ma non 94. Ok, andiamo avanti. Siamo al giorno del dungeon. Dice, oh haio, Massimo Kun. Sembra che pioverà tutto il giorno. Hanno detto che non durerà fino a domani, non credo ci sarà nebbia, ma avremo un po' di tregua. Hai ragione. Sul canale in mezzanotte si vede brutta roba, ultimamente. Mancini, ma di nuovo Mancini. Ma Mancini non se n'era andato tipo dicendo brutte cose, sempre. Dobbiamo essere sicuri di salvarla. Adesso vedrai che dungeon ci manda. Samu, vedrai in che posto ci manda. Samu, ieri ho portato di nuovo Ever Crisis. Abbiamo fatto la parte di Final Fantasy VII, dove partivi con Aeris e facevi la cosa di Don Corneo, fino alla storia dei pilastri che abbiamo fatto ieri, Final Fantasy VII su Ever Crisis. Veramente bello. Sì, ma Mancini è un grande, per carità, è un grande tecnico, però, ci sono dei motivi per cui se n'era andato. Io volevo Guardiola, ragazzi, che vi devo dire. Avrei proprio voluto. Ho visto su YouTube. Quello è solo Ever Crisis, quello è First Soldier, ma poi avevo giocato anche l'altro che lo pubblico poi oggi. È bellissimo, guarda. Ecco, vediamo se cosa... Questi giochi sono coinvolti. Vuoi dare del cavolo? Sì, cavolo 3. 3 cavoli. Oh, cielo, che cavoli enormi. Sarei anche giovane, ma sono colpito. Cosa vuol dire? Chilometri 0. Perché non prendi queste? Per quanto scavare? Pala aguzza. Ma mi sta suggerendo di scavarmi la fossa da solo? Fritti sottaceno ripieno. Vediamo com'è sta spada. Ma ho ancora... Ma come avevo ancora la katana di imitazione che faceva schifo? Palla aguzza. Bella. Autotarrucca già. Aumenta il potere d'attacco. Che bella, che bella, che bella. Mica male sta pala per scavare. Cioè. Allora, adesso andiamo avanti. Dobbiamo fare finalmente tutto quello che c'è da fare. Oh, che bello. Dunque, andiamo di nuovo in città. Siete pronti, ragazzi, Oh, stiamo per entrare nel dungeon, finalmente. Si esplora. È arrivata allerta caldo arancione per domani, ragazzi. Domani sarà terribile. Ma io sono andato qua per sbaglio. Ma poi, oh mio Dio, nel gioco ci sono i temporali. Non avevo mai vista sta animazione. Che bella. La pioggia che cade. Materiali rari. Pici pici ciapu ciapu. Ecco qua. Lo so. Ma non è il primo remake. Ti spiego. Ti ricordi quando su YouTube ho portato Tomb Raider Legend? Quando ho portato Tomb Raider Legend su YouTube, l'idea è che era già il remake del primo gioco. No, Legend, scusami, Anniversary.
Era già un remake. Questo è il remake del remake, perché c'è già un remake, ma ne ha fatto un altro. A me va bene, perché sarà bellissimo, ma la conosco già a memoria quella trama, Cavolo, ancora le miniere di nata. Da te è caldo, da me è quasi grandiato. Ma a me, guarda, la settimana scorsa ha distrutto tutto, ho passato una notte senza dormire. Ok, una notte senza dormire. Vedo che poveracci anche loro che vanno sotto temporale a rischiare per informazioni. Fotografo, vuoi sapere di più su Rise Kujikawa? Anche tu cerchi informazioni su Rise, quindi. Ti propongo un accordo, perché non ci scambiamo informazioni? Tu dici ciò che so e io ti dico ciò che so. Non riesco a farmi dire praticamente niente dalla gente dell'area commerciale. Scambia informazioni. Ma cosa ne devo dire al fotografo? Che ti devo dire? Cosa ti devo dire? Opzione A. È diverso da come in TV. Proprio come pensavo. Ho fatto qualche ricerca sulla vita privata. Big Cheese Bandits! Lo conosci? Io adoro. Samu, però posso dartene altri, Voglio farti salire tanto in questa classifica. Sei il top moderatore anche tu. Facciamo, ti do 800 punti, così sali a livelli leggendari. No, ho fatto add quote, sono un cretino. Add points, deve fare onore ad. Ho sbagliato, Samu. Quella quote lì è una quote che non ha senso. Cos'è add quote? Ho sbagliato tutto. Mi ha sorpreso che c'è un'altra persona rispetto a quando è in TV. Fatto, ora c'hai un onore diverso. Personalità di facciata quando si parla di idol. Penso che sia stressata. Direi che in città lo sa anche lui. Preoccupata per qualcosa, si sente quella faccenda. Il polverone è sollevato in... sei diventato Lord Sadler. Mamma mia, che leggenda. Reset si era stancata della personalità costruita. La vera me, la finta me che deve comportarsi idol. Qua sono tutti diversi i punti onore. Non riusciva più a vivere due vite diverse, roba simile. Non è una novità, ma grazie per grazie per l'informazione. Upgrade incredibile, sì. Samuel, poi trovata la cosa sotto la live? Quella che ti... per lanciare roba? Tanto per dire. Se io faccio. E io non li ho tutti, ma... ad esempio, posso lanciare una palla da calcio. Visto. Ok, perfetto, mi fa piacere. Dovresti andare a dirlo a Teddy. Ok. Siamo pronti, ma ovviamente come tutte le volte succede che dobbiamo andare in dungeon, fare un salvataggio d'emergenza non fa mai male. Oh, grande! Abbiamo infiammato l'atmosfera. Ecco, questo mi piace. Ciao Sabrina! Ma che bello che hai usato Jack Super Saiyan. Scusatemi, oggi ci sono, ma ho la cam disattivata perché... cioè, la vedete adesso, ma... perché c'ho un vestito veramente osceno, ma fa caldissimo. Se mi mettevo quello mio sintetico, morivo. Purtroppo quando oggi arrivano 38 gradi, ragazzi, si sta malissimo. Allora, torniamo e andiamo in dungeon. Io ho un po' paura perché qua tratta tematiche mature sto gioco, molto mature. L'idea del non guardare dentro ma del guardare fuori. Che secondo me è una tematica molto bella. Condizionatore! Lo sogno da anni il condizionatore, Samu. Purtroppo ho un po' un problema a metterlo, bisogna proprio spaccare la finestra. E poi dici, ma non ci sta neanche perché c'è... vediamo, vorrei tanto, ci siamo tutti? Bisogna proprio rompere una o del muro o la finestra. Anch'io lo sogno, ma qua col caldo che fa da me e da te. Confermare la situazione. Che fastidio, sappiamo chi è il prossimo bersaglio eppure. Quel che è fatto è fatto, non possiamo fare altro che entrare. Ragazzi, il cane mezzato sta diventando un casino. Forza, salviamole. Yosuke, ti conviene sbrigarti invece di aspettare che si metta... prima che arriviamo. Non farei mai una cosa del genere. Puntini puntini. Perché mi guardate così? Non lo farò, lo giuro. Dobbiamo salvare Risi prima che arrivi la nebbia. Andiamo. Se lavoriamo insieme andrà tutto bene. Tutto bene. Tutto male. Sta andando tutto male! Sta andando tutto male! Sta andando tutto male! Sta andando tutto male! Allora, Mancini ha probabilmente la cosa migliore che lui va a cercare di trovare un'equazione valida, deve trovare i giocatori, però era già disperato anni fa, dice sì, ma se non si trovano i giovani, se non si trovano i giovani non sa come fare neanche lui. Va bene, abbiamo finalmente il momento eroico. Accarezzagli la testa, sembra soddisfatto. La volpe ha qualcosa con sé. Costume da Kung Fu, wow, chissà se per noi. Cie vuole il costume da Kung Fu.
Oh certo. Niente male, eh? Grazie Volpetta. E per me cos'hai per me? Niente? Uffa. Oh, ma Teddy non fare il depresso tutte le volte. Palestra, solete titolare, cioè, sì, assolutamente, vorrei vedere. Cioè, CIE, costume da Kung Fu. Ma è solo per lei? O ce l'abbiamo anche per gli altri? Perché se posso avere il team Kung Fu, ragazzi, io impazzisco. Non ce l'hanno loro, solo CIE. Kanji? Non hai molta scelta. Va bene. Dobbiamo farci anche gli altri dungeon, non solo quello nuovo. Perciò cominciamo. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare avanti. Perché poi abbiamo da fare anche... sì, dobbiamo affrontare gli altri boss. Iniziamo subito da quello nuovo, però. Poi faremo tutto. E andiamo con Teddy. Ho fatto qualcosa su 10 anni, so vero io. Gioca a Torino. Cacciamani, che bel nome. Che sia lei, l'hai trovata. Seguimi. Eccoci qua. Cos'è questo posto? Il buio pesto. Ok, ci siamo. Stavo a scuola con te. Davvero, che figo. Non lo sapevo. Ma quanti anni ha? Sarà giovanissimo, ha 19 anni, 18-19 anni. Ha 2 anni in più, ok. Ma questo è uno... Ha un bellissimo locale. Chi è stato in GTA 5, questo posto se l'è girato. Tu e come? Oh, di quelli che trovi nelle città turistiche. Mi sa che hai ragione. Ma noi non ce l'abbiamo, la nostra pensione non è così. Lo sappiamo. È il mio stesso plesso, che bello, cavolo. Alla sinistra, io ho un amico che è diventato attore. Serve un locale a lucido. Oh, Teddy impazzisce. Ma dobbiamo fermarci come quando si attraversa la strada? No, Teddy, no. Semaforo rosso, l'avete capita? Sì. L'abbiamo capita, Teddy. È tutto così luminoso. Pur avendo gli occhiali mi bruciano gli occhi. Nessuno ha capito la mia battuta. È depresso, Teddy. Sta attraversando un momento di crisi. Semaforo rosso. Santissima la Pasqualina. E continua a ripetermi la battuta. Sì, ma Leao, ma è ovvio che se ne va dal Milan. Ma quant'è che vogliono vendere Leao? Qualcuno può spegnere questo coso? Scusate, di che stava parlando semaforo rosso? Vedi, non ho neanche capito la battuta lei. Non mi ripeterò, andiamo avanti. Ma povero Teddy veramente sta attraversando un periodo di crisi. Avete individuato posizione di Rise, non resta che salvarla. Stiamo provando. Yuki-chan e Kanji, la nostra squadra inizia a ingrandirsi. All'inizio eravamo solo noi. Mettiamoci a tutta anche oggi. Ma avevo letto pelata invece di platea. Pelata sulla testa. Purtroppo... non ho la PS5, sì. Gioco su PC ad altri giochi, che sono Ever Crisis e il Wrestling Retro Game. Devo farmi la squadra. Allora, bisogna andare un po' di logica e razionalità qua. Se io equipaggio Nozuki, tecnicamente ho già le cose. Ma se io equipaggio Refrost o Bufula, posso sacrificare la mia CIE? No, non la sacrificherei mai io CIE. Assolutamente. Voglio vedere come sono messi i miei compagni, più che altro. Yukiko e Kanji devono stare in squadra. Tolgo CIE veramente. Mi spiace perché è uno dei miei preferiti. Sono sempre seri. Yukiko, anche a te interessa l'esione dei posti, lascia stare. No, non mi interessa veramente. D'accordo, diamoci dietro Senpai. Anche lui è fighissimo. Sì, ho sentito, hanno pure... C'è stato pure l'attacco, che c'è stato un giorno intero che non andava al PlayStation Network. E alla fine l'hanno rivendicato come lotta per il disco fisico. Comunque, ci sono compagnie che hanno bocciato la scelta. Altre che invece hanno detto è giusto così. Ubisoft festeggia. Ubisoft vorrebbe vedere sparire i giochi una volta e chiudere i server quando vogliono. Sono loro che hanno fatto partire lo Stop Killing Games. La musica! Questo odore, questa atmosfera mi fa battere forte il cuore. È il corazon. Dal 23 per una settimana intera. Molti giocatori, nessun titolo digitale.
Ah, ma io non ho comprato nulla, guarda. Penseranno che ho aderito, ma in realtà sto tenendo i soldi perché vorrei pigliarmi la PS5 quando posso. La musica, vi direte, ma che cavolo di musica è? Ma poi vi affezionate? Guardalo che combatte con le sedie e i banchi, lui. È un vero wrestler, lui. Godetevi il sistema di battaglia di questo gioco, è bellissimo. No, assorbono il vento. Ma povero Kanji, ne ha già preso. Porco cane, mi sta uccidendo Kanji, ragazzi. Ora. Che cavolo, assorbe pure gli elementi fisici. No, non gli ho dato. Ma che sta succedendo qua che assorbono tutto? Ma non è normale che assorbono ogni cosa. Proviamo ghiaccio allora. Però fatemi mettere tattiche, perché Kanji non deve agire da solo. Comandi diretti, assolutamente. Voglio dargli io gli ordini in battaglia. Il mio amico, una volta che c'è il PS5 lo può sulle scale. Ah, quello però si risolve, Samu. Quello si risolve smontando dietro e pulendo, dove c'è l'hard disk, dove c'è il secondo hard disk. Si risolve, succedeva anche a me lo scorso anno. Tranquillo, quello è risolvibile. Digli di aprire la play dietro. Oh, sono debole al ghiaccio. Oh! Ok, ce l'abbiamo fatto grazie a Refrost. Talco numero 3. Tunes. Sentite che bello, tunes. Possiamo fare anche SOS. No. Abbiamo Kanji che sta male però. Invio segnale. Plin. Ci siamo. Allora, diamo a Kanji una piccola cura. Forse è meglio con Yukiko che c'è via. È stato veramente colpito male. Sono nei guai, aiuto. Manda aiuto. Sentite la musica. Da un po' dovevo aprire il PS5. No, va fatto. Guarda che grossa questa. No, mi è scappata la mano dorata. Mi è scappata. Niente, non ce l'ho fatta. Telegramma. La mano dorata questa era grossa. Sì, è la polvere. Lo amo, dice Emanuele. Sì. Ecco qua. È innamorato di come si chiama? Tony Montana. Genio mancante. Scappano via le mani. È quello che sono canaglie. Scappano via ste mani. Le perdi. A me sarebbe comodo farle fuori. Boh, io cosa ho fatto qua? Allora, proviamo. Anche. Guarda Yukiko che. Qua ci vuole Kanji. Con Zionga. Ma lui è adorabile, veramente. Mi piace troppo perché lui usa le armi pazzesche. Oggetto gommoso. E poi come faccio a non far casino per fare. Si va. Ma fai come faccio io, scusami. Cosa faccio io? La porto giù. E una volta che è giù, la tengo su un tavolino. La giro. Apro dietro senza smontare. Non smontate la console, che sarebbe anche contro garanzia fare una cosa del genere. Sony non vuole. Però dietro dove c'è la cosa dell'hard disk c'è un sacco di roba e fai uscire tutta la roba. Io ti consiglio lo spray, ovviamente non farlo con gli strumenti normali, usa proprio uno spray, quelli a vapore, quelli diciamo che ti creano aria gelida. Se è un compressore ancora meglio, compressore sarebbe l'ideale. Sta musica, ripeto, all'inizio direte è oscena, però poi cavolo, se è bella. Ti entra dentro sta musica. Ah, io c'ho proprio la famosa pala. L'altro cosa c'ha qua? Mamma mia, cos'è Yosuke? 2 pesci, 2 trote. 2 trote in mano, ma guarda sto poveraccio con 2 trote.
I'm sorry, I made the flower. Dice. Non capisco mai il senso di sta frase, però. La mano scappa. Allora, questo qui è debole. Ma perché attaccano prima loro? Difesa aumentata. Sono deboli al tuono. Il gene mancante. Quando vi chiedete, ma cavolo, sta persona, il gene mancante, eccolo. Mazio! Mazio! Ancora una. Zionga. Sull'amico. Facciamo l'attacco speciale. Ciao Leonardo! Sei pronto? Guardalo Kanji con muscolone. Ma guarda. Questo è per il buon Samuel. Ma guarda, abbiamo Vetala del diavolo. Ma ciao, bella gioia. Vetala del diavolo. Bene, bene Leonardo. Ho caldo però oggi. Sono senza webcam per quello. Ma si muore. Abbiamo anche l'ortomuse. Il tuo tecnico. Nelle corse ai cavalli basta mettere il musetto davanti. Cioè bisogna vincere di 100. Musetto davanti. Il muso. Fotografia. Corto muso. C'è chi va. Questa qua abbiamo visto che gli altri attacchi non vanno bene. L'unica cosa che funziona è il ghiaccio. Però è assurdo, Aia. Ce l'hanno a morte con Kanji che è debole a... Ma dai. Meno male che Yukiko si rende utile anche lei. Sono dei nemici tostissimi. Ripeto, il gioco a volte si fa tosto, A volte il gioco si fa tosto. Ma Bufu. Kingo Frosto. Ecco qua. Ah mia, quando parla lui, parla poche volte, ma quando parla domina. Domina. Poi, ripeto, con gli occhiali. E niente, qua ci vuole un Media, perché Media Rane pesa troppo. Vediamo. Poi ragazzi, che caldo, sono già 32 gradi. Le scale sono qui, grazie. Non ne notavo se non lo diceva lui, le scale sono qui. Grazie, Kanji. Grazie mille, per fatto notare che sono delle scale. Ehi, l'ombra rossa, attenzione. Ma guarda che c'è un detective della polizia. Sbirro tenace. Qual è l'idea, Leonardo? Sono curioso. Mi riflette la magia. Ma mi spara. Il silenzio domina. Cavolo, siamo messi male qua. Fammi fare Maragi. Niente, riflette. Ma com'è possibile che è così difficile il gioco? Non è che sto qua riflette tutti gli attacchi magici? Mi sa di sì. Ma come siamo messi male? Ma come siamo messi male qua? Lord Sadler. Vabbè, a sto punto spreco 30 MP piangendo col mio cuore intero, ma ne vale la pena, ragazzi. È l'unico modo per acquistare gli MP, gli HP. Ricetta salutare, ma cosa c'ha dentro la ricetta salutare? Cintura del potere era fantastica perché... Cintura del potere. Ricetta salutare, vediamo. Sfinimento, inutile, abbastanza inutile, ragazzi. Andiamo al secondo piano, Qua è un bel lavoretto di sto gioco. No, c'è una... Guarda, ci sono le ombre danzanti. Che carine. Gene mancante e debole al tuono, abbiamo già visto. Questa qua, danzatore passionale. Proviamo Garu. Mi piace che stiamo attaccando con delle trote. Aia, ma fanno anche male, Agi, danzatore passionale. Questo gioco non è facile, Non è per niente facile. Cioè, non sottovalutate l'esplorazione. L'altra volta è andata bene. È lavoro per me. Assalto ventaglio. Questa è nuova. La nostra occasione, pronti? Eccola. E c'è lei in primo piano. Che spettacolo di animazioni. Che spettacolo. Veramente, veramente bello.
Mano arcana, questa ci serve. Allora, abbiamo anche l'imperatrice Yakshini. Carta nuova. Devo sacrificare una carta. Yakshini. Vetala. Sacrifichiamo il principato, che non è che fosse proprio quella gran carta. Sei Lord Sadler, sì, ci vuole un po', però non è neanche male. Aspetta, tanto che ci siamo, lei sicura con Dia. Sarà un'esplorazione tosta, secondo me avrei dovuto partire da rifarmi gli altri dungeon. Sensei, stai bene? Tutto questo rosa mi stia dando la testa. Come lo capisco. Mariuku. In effetti i colori sono abbastanza orrendi. Il The Killer come gruppo sì, li conosco. Non sono male, non sono male. Non sono un gruppo che ascolterei per conto mio così, ma se mi capita di certo non butto via quello che ascolto. Non la butto via. Te Samu, a parte la musica funk, PH-onk, cos'è che ti piace? So che ti hai ripreso bene con quella musica. Bella, Non erano male, no, non erano male. Ma sai quanti gruppi che sembrava potessero fare grandi cose e poi sono spariti nell'anonimato? Peccato, davvero. Dobbiamo buttare giù questo. No, non la facciamo. Proviamo Bufula. Secondo me non ne vale la pena. Facciamo un attacco e basta. Peccato che non possiamo eliminare questi. Poi un po' che capita, non è un genere. Ma in effetti è meglio non avere un genere preferito, secondo me. Perché se è un genere preferito, poi tendi a ignorare gli altri. Se ascolti di tutto. Anche a me è rock. A me è rock, sicuramente. Se dovessi dire un genere, dico rock, ma anche la musica classica, il pop, la dance, insomma. Dipende, ovviamente dipende. Sono poliedrico a livello musicale perché. Sì, pop dipende, per me deve avere una certa qualità. Però è vero che ci sono stati dei brani pop che sono pazzeschi. Ci sono ancora, ancora. Allora, questo qui abbiamo detto che ci elimina tutti gli attacchi. Devo colpirlo così. E muore subito con gli attacchi fisici. Che strano. Matto, legione. Bella legione, bella legione. C'era un boss così in Castlevania. No, devo sacrificare qualcosa. No, Fenice mi piace. Fenice mi piace troppo. Sacrifichiamo Pixie superiore. Per forza. Ciao Pixie, è stato un piacere, ma ci mancherai. Ci serve solo per collezionismo. Perché dobbiamo farci sto compendio. Ma la mappa? La mappa. Siamo un po' fregati. Penso che farò 2 piani. Dopo il secondo piano torno. E poi vediamo di organizzarci bene. Oggi mi piace, ragazzi, farò una live più breve. Mi chiedo scusa, ma il caldo mi distrugge. Il caldo mi distrugge. Sto provando a resistere più che posso, ma è veramente difficile. Domani ci sarà Final Fantasy, che è un gioco sicuramente tranquillo e spensierato. Guarda. Fuga? Perché scappa? Perché scappi? Perché? Abbiamo detto che ci serve il ghiaccio. Ma Bufu! È bellissimo King Frost. Mi dà del talco che secondo me servirà per qualcosa. Attenzione, nuova abilità importantissima di Yukiko. Ti porta in vita i nemici. Sì, i nemici, se manca solo quello. No, non i nemici. Sacrifichiamo Agi. Perché abbiamo già Agilao. Va bene così. Prossimo livello, livello 30, vulnerabilità al fuoco. Ovvero rende i nemici deboli a quell'elemento. Abbiamo trovato un forziere, apriamo questo maledetto affare. Amrita Soda. Avanti col prossimo. Cavolo, Kanji è messo malissimo. E anche per questo motivo qua volevo tornare indietro.
Perché onestamente non è che siamo messi proprio bene. Mataruka già. Qua ci serve Kanji. Però colpire non costa nulla. Difesa aumentata, che fastidio. Guarda, meno sono è meglio, eh. Ma zio! Avanti. È l'ora di un bel pestaggio, mi piace. Kanji che pompa il muscolo e così. Nuova. Appeso Yomotsu Ikuso, anche questo. Sono strapieno di carte e non so io dove farle stare. Mi tocca veramente sacrificare la Fenice. Ma io sacrificherei forza. Guarda, forza. Questa ci serve. Ci servono. Ma no, sacrifichiamo forza. Se ne frega. Bella come carta, ma. Allora, Leonardo, secondo me prima di tutto dovresti chiedere al dottore. Io non posso proprio dare consigli medici, mi spiace, ma sarebbe pericolosissimo da parte mia dare un consiglio medico. Prima di tutto una visita per controllare se è una cosa che si può risolvere con qualche cerotto, con qualcosa. Quella è una cosa importante, perché se vedi quello puoi essere anche più tranquillo tu, eh. No, non mi metti in difficoltà, minimamente. Sono io che non voglio darti un'informazione che può essere errata, perché oggi tutti vogliono dire tutto agli altri, ma io non voglio rischiare con i miei utenti, i miei amici, non voglio rischiare assolutamente di dare dei consigli sbagliati, ripeto, sapendo quanto è delicata la situazione. Però, ripeto, io ci sono passato, poi il problema si è risolto. Tanto riposo e una postura corretta, però non so se può bastare, dipende da caso a caso, ma secondo me tanto riposo e postura corretta sono fondamentali. Pesca nuove carte, facciamo recupero HP SP. Mi preferisco il denaro, non mi piace, il denaro piace. Siamo grandi fan qua dentro del denaro, quindi. Apri il forziere, sì. Satsuki del potere. Forse può servirci. Abbiamo già una cintura del potere, facciamo cintura del potere. Satsuki del potere. Più potente, fantastico. Altro che andrebbe bene di forza potrebbe essere Kanji. Piuttosto che la spilla del fuoco, gli do questa del potere. Sapete che fare attacchi fisici più potenti. Ma grazie Leonardo, gentilissimo. Bel follow, ma gentilissimo. Non possiamo andare su, vero? No, non possiamo. Evitiamo sta shadow qua. Anche se onestamente non voglio tirarmi via dalle battaglie. Come siamo messi con la squadra? Kanji indietro. Qui bisogna bilanciare e avere una squadra decente. Molto decente. Poi toglierò probabilmente Yosuke. Ci metto Chie. Il gioco alla fine ti permetterà di avere parecchi personaggi. Quindi ce la caveremo in un modo o nell'altro. Un nemico. Questa qua è una shadow rossa, pericolose. Ai, che sono sti qua? Ah, questo qui lo conosciamo già. Il basalto non sappiamo nulla del basalto indolente. Attacchiamo questo che va giù subito per fortuna. Proviamo Maragi. Pochissimo, penso 20 euro. Però non so se costa 20. A prezzo pieno, a prezzo pieno, quindi. Usiamo Gilao su questo. E facciamo fuori. Ma è un gioco che ha una bellissima trama. Adesso mi vedi in dungeon. Ma la storia è pazzesca. Poi il fatto che io dico che se lo giochi da studente te lo godi ancora di più. Sì. La remake sarà 80, remake sarà 80 mi sembra. Sì, come sempre. Proviamo. Papessa nuova. No. Devo sacrificare un'altra carta. Mi tocca togliere la Fenice. No, Fenice c'ha Garula che mi serve. Vabbè. Mettiamo Garula. Poi Garula. Guarda così. La macchiolina sullo schermo. Allora. Ci sta, però. Cintura di sicurezza. Non so cosa c'è dentro. Cos'è sta cintura di sicurezza? Sicuramente lei è utile perché ci ha avuto il ghiaccio. Lei ha usato il ghiaccio, quindi. Cintura di sicurezza. Probabilità di vertigini. Va bene se ci sono dei nemici tipo volatili che usano quella.
Ma posso andare al piano di sopra, al piano successivo. Così ripartiamo dal terzo piano, Lo sento. Sento qualcosa, il mio naso ha captato qualche indizio. Ma adesso usiamo il GoM, che ci serve. A meno che non abbia un'abilità per scappare, cosa che ne dubito, tipo Trafuri. E non ce l'ho Trafuri, quella che è scappare dal dungeon. Dobbiamo usare un GoM, ma ne abbiamo 20, quindi ciao, puoi farlo con calma. Lascia il dungeon. Martedì vedo se riesco a passare, mi farebbe piacere. Farebbe piacere anche a me, ma ovviamente se sei in vacanza non preoccuparti. YouTube non te lo so. YouTube è strano perché io questo canale non ci pubblicavo niente. Però se vai a vedere il mio primo video, ti sorprendi di quanti anni ha il mio primo video su YouTube. Non so, dico, eri nato, ma vado a vedere. Eri nato, ma eri nato da poco, quando ho pubblicato il primo video. Ma è un video inutile, non te lo consiglio nemmeno, fa abbastanza schifo. te lo dico onestamente, perché era un video con la qualità orrenda della telecamera. 22 febbraio 2005, però non è pubblicato nel 2005. Guarda, 18 anni fa l'ho pubblicato. Sì, no, non eri neanche nato, mi sembra. O forse sì, perché avevi 18 anni, quindi. Anche i gatti chiedono diritto alla privacy. Boia. Sono i gatti che giocano. Shumi e Tigre. Che giocavano. Non è un gran video, Non è un gran video, ragazzi. Infatti il gatto che si arrabbia dice sì. Pensa che sono già nati da un'eternità. Sono già morti da un'eternità questi due gatti. Porco cane. Comunque ci siamo. Erano bellissimi, sì, erano belli. Ho sbagliato tasto, come te. No, Mona si è scappato dal T-Rex. Il mio T-Rex tanto adorato. È vero, sono scappato dal T-Rex. Hai ragione. Allora, dovremmo farci tutto questo. E poi noi non è che servono queste persone che abbiamo ottenuto, Potrei dire che eccolo qua il T-Rex, questa volta non ci scappa. Ma veramente sto andando in giro con Refrost? Ma veramente? Che bello però. C'hanno una convinzione questi. Betala, Nijimitama. Ce l'abbiamo già un Nijimitama? Credo che sia nuova. Temperanza, non lo so, può anche essere che l'abbiamo già avuta. Pixie superiore me la ricordo. No, Nijimitama ce l'abbiamo già. Potestà, più bello potestà. Fammi vedere. Yakshini. Nijimitama o Lamia. Potestà, quanto è figo. Potestà. Della giustizia. Questo è un angelo, ragazzi. Ah, ma Tentafuru. Belle. Gli diamo anche Mabufu. Maboia, non Mabufu. Maboia. Ok. Abbiamo sbloccato il potestà. Gli spiriti che si prendono cura delle epoche. Mitici potestà. Sono sempre più robotici, E poi perché c'ha sullo scudo un polipone? Ma che se lavorano per Cthulhu? Ma in realtà ti ringrazio, ma ho la porta aperta oggi. Stranamente non succederà. Ho la porta aperta. Che c'ha Zionga. Fondiamone anche altre, non è mica ci contentiamo di questo, Facciamo Sarasvati per Yakshini e forniamo la carinissima Lamia. Lamia. No, son giù. Nebbia velenosa, Gilao e Nervundi. Mi sento proprio Nervundi oggi. Ancora Mabufu. Poi ma sto Mabufu. Parlando di angeli, si recupera angeli. Che cos'è? Oh, ci sono le musiche della Velvet Room, sì. Devo toglierle, mi sono dimenticato. Sono senza cuffie oggi. Perché ho caldo. Sono Lamia, sono una goccia del tuo mare, della tua anima. Cos'è quel gioco lì? Angel Engine. Cos'è? Se è un gioco, se è una roba. Se è un'altra cosa. Non lo so cos'è. Potenzia veleno. Annulla veleno. Annulla veleno è buona. Anche questa, grazie. Ma sapete che non è mica male sta Lamia? L'abbiamo creata dal profondi dell'anima, proprio veramente. Allora, andiamo avanti. Potestà, giustizia e Lamia. Eremita. Legione. Me la toglierei volentieri legione dalle scatoline, per non dire parole poco piacevoli. E togliere sto Kaiwan, ma Kaiwan è utile. Non posso.
No, non la tolgo la mia. Se fosse potestà, potrei anche sacrificarlo, ma no, me li tengo. Chissà cosa viene fuori poi, Chissà cosa viene fuori. Magari se quelle cuffie ti fanno caldo di auricolari. È vero, non è una cattiva idea, sai. Analogo horror. No, horror sono... Riesco a giocarne pochi di horror. Torre di Babele però è una figata. La storia della Torre di Babele è intrigante. Cosa dire? Allora, vediamo un po'. Mi sa che devo continuare con King Frost, perché c'ha Bufula. Continua a colpire i nemici con attacchi di ghiaccio, ma Bufula. Se io tengo lei, continuerò con loro, mi sa. Niente horror, ok? È una serie animata. Non è tanto cruda, vero? Se non è cruda, posso anche vederla. Basta che non sia cruda, guarda, l'unica cosa che chiedo io è che non sia cruda, perché per il resto roba cruda non ne voglio. Andiamo. Cos'è questo? Non voglio mica uscire. No. Allora, fatemi vedere intanto. Che abbiamo un sacco di missioni da fare, sto gioco è pieno di missioni. Un senso a questa vita. È facile dare un senso a questa vita, ma... Allora, ci proviamo. Sfama al gatto. Tieni una vecchia chiave. Io non so. Carbone per una sauna. Ecco, proprio per la sauna che dobbiamo andare. Quindi andiamo... Candy, ti piacerebbe tornare nella sauna? Farò qualsiasi cosa. Vai al bagno pubblico. Fai sul serio? Non è contento di andare lì. Non è perché è contento lui. Dai, ci divertiamo, se proprio dobbiamo. Ciao Mark! Ave Mark! Ragazzi, oggi giornata calda, mi sono messo un vestito che è veramente scioccante. Vabbè, posso che metterla. Alla fine la metto la webcam, tanto qua. Però abbastanza scandaloso. Allora, eccoci. È il momento di fare il casino! C-A-S-I? Siamo. No! Mi dispiace! Niente. La faccio! Non è granché. Dobbiamo tornare in questo posto punto orrendo. Oh, arrivano i giganti. Arriva. Ciao Mark. Forte ombra. Vai a sconfiggere la Sensei. Allora, noi dobbiamo affrontare dei nemici chiamati si chiamano Braved Fools, ma in italiano non lo so. Piani 1 e 2. Dobbiamo ottenere una sola chiave. Una, non ce ne chiede tante. Ma io sto bene. Ho tanto caldo solo, Mark. Poi c'è stata una disconnessione probabilmente dovuta al caldo. Perché saranno bollenti le cose. Un po' che non mi si disconnetteva più, infatti. Era così bello. Vabbè, ma questi li facciamo fuori normalmente. Siamo livellati. Grazie, quello lo seguo volentieri, sai, io. Lo leggo volentieri. Analogo horror. Ok, la vedrò, la leggerò. Quello lo leggo con piacere. Sì, ma no, ci sono delle cose buone, non è che sono tutte boiate, assolutamente. Anzi, lo stile è bello, diciamoci la verità, lo stile è molto bello. Ma io provo ad andare avanti a picchiarli così. Bloccato. Cavolo. Non avevo mai affrontato sti nemici, davvero. Mazzi. Bloccato? Pure questo. Ma Bufu! Ma mi bloccano tutto? Meno male che erano deboli al ghiaccio. Non ci serve la chiave. Qui ci dà il talco. Ritorno in Lurk, Max. Ma non devi preoccuparti, Commentino. Ma non devi mica scusarti per questo, figurati. Io tutte le volte che non ci sono, guarda. L'unica cosa è che dicevo farò fino al 4 agosto, che è il giorno del mio compleanno, che ci tenevo a esserci, non per festeggiare cosa, non è quello il punto, ma mi fa piacere essere con voi la mattina del 4 e poi ovviamente mi fermo per qualche giorno, anch'io. Vediamo se riesco a buttare giù il basalto, ho paura che siano resistenti, infatti sono resistenti. Sono deboli al... cavolo. Sono deboli ad altro. Potrei farlo anche con lui, ma chi è che c'ha? Se ce l'ha. Si chiama Garu. Magaru, Kaiwan. Figo Kaiwan. Ma la maratona, ma con 38 gradi come faccio? Ma magari, ma con 38 gradi. Bello però Kaiwan. Ha un bellissimo look. Ali di tessuto. Non di velluto.
Ma magari. Ho trovato un'ombra. No, quella dorata, vieni qua. Vieni qua. E con questi devo solo colpire attacchi fisici. Sì, vabbè, ma anche loro. Una è scappata. No, sono scappate. Che canaglie. Mi hanno colpito che... ma sì, è vero. È vero. E non solo due, io ho anche degli amici. Quasi tutti i miei amici comprano gli anni ad agosto. Un sacco di amici miei. A partire dal 2 agosto. Oh, guarda, forse sono loro che hanno la chiave. Speriamo. Sono poliziotti, ragazzi. Mano arcana. Fortuna su. Diciamo, fortuna non mi dispiace. Bella statistica la fortuna. Vecchia chiave. L'abbiamo fatta. L'abbiamo già presa. Ok. Bisogna poi andare dal quinto al sesto piano per affrontare i basalti che ci sono lì. Per ottenere... Cosa dobbiamo ottenere, ragazzi? Carbone. Guarda te che Steus sta mandando, so. È vero. Ma infatti sono fastidiose, perché ti scappano via, come se nulla fosse. Oltre che... sono partite con loro in anticipo. Gli angioletti sono troppo deboli per noi. Ci sono 3 nemici, occhio! Esatto. We got 3 enemies. We got 4 enemies. Ok, in inglese. Dobbiamo salire al quinto piano, Ma no. La mano dorata. La mano dorata. La vedrete tante volte in sto gioco. Tante volte. Siamo solo al secondo piano, poi devo arrivare al quinto e al sesto. Ombra anche qui, sì signorina, più piccolo, sì. Eccoli qua i basaltini. Sono basati loro, basati. Magari. Perfetto. Ora possiamo picchiarci con il poliziotto malvagio. E poi il carceriere, chiamano carceriere non poliziotto, mi spiace parla male dei poliziotti assolutamente. Ma il carceriere sì. Coppe. Momentino in loop, ma certo, grazie ancora. Io sto ancora un po', perché in dungeon è duro staccare all'improvviso. Ma almeno è tranquillo, È molto tranquillo. Il pesciolino, pesce inseguitore. Questi posso picchiarli e basta. Noi dobbiamo, ripeto, dobbiamo sbloccare il carbone, non la iolite. E il carbone lo trovi nella sauna, non c'è altro verso. Picchiano con cose Tu non hai visto Kanji? Kanji al banco scolastico, ha la sedia o il banco, praticamente è un pro wrestler. E l'altro c'ha il tonno, non è a caso. Ho ottenuto il tonno da un pescatore. Mi ha dato 2 tonni, quindi sta combattendo con i tonni. L'altro lui c'ha la pala che ho fatto giardinaggio e mi ha dato una pala. Io con la pala del giardinaggio attacco. La volpe, la mia amica volpe. Yippee! Tieni una cura. Ma che bello, grazie volpe, ci ha curato. Dobbiamo pensare ad allenarci, ma sono ancora preoccupata. Incoraggiala. Conserva questa grinta anche tu. Ti può servire questo. Chiave del forziere, sì? E abbiamo quasi finito. Mamma mia, buono che vengono loro a aiutarci. Ma oggi... Poi domani faccio Final Fantasy invece. Però ripeto, è il gran caldo che mi uccide poi. Gran caldo. Non è che mi uccide veramente, però. Ecco, questi qui sono resistenti a attacchi fisici, quindi devo per forza usare Re Frost, che ha un bellissimo attacco. Mamuto. Li chiamo Maboia. Guarda che bello Re Frost. Il nostro sovrano del ghiaccio. Talco numero 4. Almeno il banco e la pala sono delle armi, altrimenti no. Non hai mai visto qualcuno che fa fuori gli altri con un ventaglio? Kitana di Mortal Kombat, avrebbe da dissentire su questo elemento. Kitana col ventaglio ti tagliava pure il testolino. Ecco la mano. Mi serve! Sono punti gratis. Vieni qua. Boia, l'ho mancata. Domani Jack, vengo a romper le pelotas. Come ho scritto, sono in pausa da Discord fino a almeno il 10 agosto. Sono senza cuffie. I sciamani metti in due ti shot a 2 km di distanza con un fulmine.
Ah, cavolo! Fulmine lanciato col ventaglio. Quello è proprio una cattiveria assurda. Ma perché il ventaglio lancia fulmine, tra l'altro? Che ventaglio è? Un'ombra è stata... No, dentro la forziere c'era un'ombra. Oh, guarda chi c'è! Guarda chi c'è! Io posso farle fuori solo con questi attacchi. E sono resistenti a tutti loro. Però schivano il panico di Lada. No! Kanji mi ha preso a colpi di banco in testa. Rissa. E una l'abbiamo eliminata, ma l'altra è più facile che scappa. No, Kanji si rivolta, attenzione, no! Mi mena! Kanji, piantala! Di picchiarmi! Boia! E devo spostare la webcam qua. Ma mi muore il senpai? Ma no! Ma che cavolo? Mi muore il protagonista. E non va mica bene. Mi sta morendo! Shambi li mette in due e curano il fulmine, lanciano i fulmini. Sono simpatici, simpatici proprio. Sciamani. Io pensavo che i sciamani fossero famosi per essere curatori. Tu Kiko? Ma hai solo Dia? Oh no! Che disastro. Guarda, prima di andare su vado a farmi curare gli SP. Perché... No, bene così possiamo andare. Ma che parla? Ma che parla? Cambia tattico, vai piano successivo. Dobbiamo farci almeno 5 piani almeno. Poi dobbiamo farci anche tutti i piani. Non va bene neanche qua la telecamera, ragazzi. Non va bene neanche qua la telecamera. Perché mi tappa via la mappa. Qua, davanti al nostro amico. Sensei. Chi è questa? Idolo Placido. Lo mettiamo giù. Ah, perché stiamo facendo un vecchio dungeon. Questo dungeon l'abbiamo finito. Ma lo sto facendo perché dobbiamo recuperare gli oggetti per le missioni. Che non è una brutta cosa. Aumentiamo la magia. Il denaro ce l'abbiamo. Il denaro non ci manca. Una croce storta. Va, che roba blasfema. Una croce mai storta. Ok. Shin Megami Tensei non si fanno problemi. Con l'inventario religioso. Questo gioco non è molto religioso, ma è così, non... Se guardate bene qualcosa lo trovate. Devo dire, abbiamo creato un potestà, che è uno dei 9 ordini angelici della cristianità. Il potestà. Potete andare a vedere i vostri libri di catechismo e dire: oh voglia, ma questa cosa... No, ho sbagliato, sono fregato. Dovevo proprio usare il ghiaccio. Vabbè, tanto ce la facciamo lo stesso, sono angioletti stupidi. Ma no! Kanji è proprio scarso. Mi scivola sempre. Povero Kanji, non so cos'è. Sarà che ancora l'abbiamo appena sbloccato, quindi poraccio, non sa neanche lui come è girato. Ma... Doppio salto. Doppio colpo! Dicevano in Legend of Dragoon. Riflette ghiaccio. Proprio la ragione migliore per non usare quella personaggio io. E adesso sto andando di ghiaccio. Attenzione, nemico, ne arriva un altro. Rinforzi nemici! Ci meniamo. Uno. No. E poi non so. C'è una cosa complicatissima. Un trofeo complicatissimo. Che non so se riuscirò a fare. Perché si chiama Fanghi Reset. E questo fa... richiede delle condizioni molto sgradevoli, che non posso spiegarvi perché sono spoiler, ma è molto sgradevole quel trofeo. Hai usato la chiave della sauna? Sì. L'abbiamo sbloccata, sì. Meno male che abbiamo la chiave. Vediamo come sono questi. I basalto, questi sono resistentissimi. Vanno giù solo con magari. Sì, ovviamente l'ideale è col protagonista avere ogni tipo di abilità magica. Così potresti aiutare, però è meglio fare gioco di squadra in questo caso. Molto meglio. Ok. Abbiamo fatto tutto il giro della mappa. Ma guarda te. Ma guarda te dove siamo finiti. Ok.
Oh, che sono queste? La bambina di The Ring, no. La ragazza nube. No, no, non la voglio. Non la voglio. Non la voglio. Mi dice, fra 7 giorni finirai il vino di Cometino, Non la voglio. Non la voglio. Fa paura questo. Ma poi dentro il vaso. La ragazza di The Ring. Ma è lei, guarda le animazioni. Guardate le animazioni, la ragazza di The Ring. Non è debole al fuoco. Già che è debole all'acqua. Il problema è che non ce l'abbiamo l'acqua in questo gioco. Facciamo zionga, voglio vedere se è debole. Ma perché non incontriamo nemici che abbiamo mai incontrato? Bello però. Bello, bello, bello. Nemici nuovi. Pensi di fare un dungeon? Scopri di più. Cambio arcana, chiave forziere. Sì, mi piace questa. Me gusta, me gusta. Andiamo avanti. Anche le carte abilità sarebbero utili. Nocciolo di pesca. Si va su, si va su, si va su. Sempre più su. Dobbiamo andare almeno fino a qui. No, un'altra di queste simpaticissime. Mani dorate. Mi scappa. Boia. No, vabbè, lasciamola andare, perché se poi mi scappa via è veramente finita. Se vado lì la faccio solo scappare. Cavolo, ma è incasinato sto dungeon. Ma quanto sei incasinato? A parte che possiamo già andare al piano di sopra. Che bella la tigre! La bestia dei Nizam. Fa quasi pena colpire una bella tigretta come questa. Mi spiace. Mi spiace davvero. Ma Yukiko non perdona. Il tigre del deserto. Non hai ottenuto niente. Ma porco cane. Nulla, neanche una carta. Vuota. Mano vuota. Può capitare, è raro, Come dire, hai completamente sprecato l'opportunità di ottenere qualcosa di utile. E te lo dice pure con un certo schifo il gioco. Che schifo, dice. Fammi vedere lo stato dei miei personaggi. 28, 27, 27, 26, 25. Yukiko corre indietro. Protagonista non lo posso togliere, Kanji. E qui indietro di tutti. Dobbiamo tenercelo con noi per un bel po'. No, ancora quelle di The Ring. No, lei no. Ok. Mi inquieta troppo quando si poggia così, mi inquieta troppo. Mamma mia, si inquieta. Mi inquieta sto personaggio. Ok. Dice, dammi l'ordine, si va in scena. Vai. Kanji. Spacca tutto con assediate e colpi di banco. Un mito. È veramente un rissaiolo perfetto. Cambi in un arcano. Cambi in persona, cambi in un arcano. È diventata cambi in un arcano. No! Il livello della persona aumenta. Bonus perfetto. Perfetto! Non mi era mai successo. Refrost aumenterà. Sì, che bello. È aumentato il Refrost. Grande. Schiva fuoco. Importantissima questa. Importantissima. Cosa sacrifichiamo? Sono tutte utili. Ma che belle che sono. Però abbastanza chance minima. Sacrifichiamo questa che forse è la più banale. La prossima volta c'era potenza e ghiaccio. Attenzione, aumenta anche lui, ma non a livello dell'abilità. Faremo poi Garula. Non posso io far così. Se vado da Yukiko, stato persona, posso modificarle l'abilità, certo. Io voglio mettere Agilao qua. Recarme proprio l'ultima. Facciamo nulla qua. Media. Me patra. Queste qua curative andiamo qua. Facciamo così. Ecco qua. Siamo messi abbastanza bene. Non mi posso lamentare. Andiamo. Vediamo cosa c'era alla fine in tutto. C'era un tesoro. Un segnale d'assalto. Un mediocre. Questo è mediocre. Andiamo su. Nemico, attenzione, senpai. Oh no, la shadow rossa. Ai, queste sono pericolose. Sono più potenti del solito. Questi ti spiezzano in due. Mark, devo farti sentire un sound. Sound nuovo, puoi usarlo quando vuoi.
questo non è debole a nulla. Ho una strategia qua. Ho una strategia ideale. Con lei colpiamo un'altra tigre. E ora, un kanji, eliminiamo tutto quello che si muove. Triste da dire. No, non è bastato. Non è bastato. Vabbè, a questo punto posso anche usare gli attacchi veloci. Ripeto, il quinto e il sesto piano hanno il carbone. Hai sentito? La conoscevi, vero? Puoi non conoscere quella risata famosa. Angli in un arcano. Non voglio evitare incontri. Metà denaro, che bella proprio. No, non la voglio! Non la voglio! Non la voglio! Mi dai meno soldi. Bonus perfetto. Che bonus perfetto è che ho perso tutto? Hai ottenuto meno denaro. Grazie, grazie. Che schifo, però. Hai ottenuto meno denaro. Congratulazioni. Sei più povero di prima. Mi ricordo che in realtà nell'originale potevi perdere denaro in Persona 4. Potevi perdere denaro in Persona 4 base. Cavolo, eri lì e tipo... Oh, Kogan! È lui, il Gigas Temerario. Vai, 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 che è il Gigas Chad, lui, no? Ciao. No, mi dà un lariatone. Lariatone. E poi ci sarà anche il wrestling nel fine settimana. Già. Sbiro corrotto. Ma noi lo salutiamo. Grazie Sbiro. Lo vogliamo tanto bene. Mamma mia Yukiko che lo mena. Mamma mia Yukiko. Lascia che ci pensi io. Colpo Yosuke con le due trote. Trote in mano. Ti facciamo vedere chi comanda? Ah, me lo guardo anche il colpo al muscolo, ma non ce l'ha. La mia risata preferita è di Saul. Sì. E Saul, Saul, l'ho visto in quel flashback e poi non l'ho mai più. Sì. E Saul era un bel personaggio. Era un bel personaggio. Denaro su. All'arcano. Mi ha dato più punti esperienza. A metà, no, non è bella. Non la voglio questa. Non mi interessa. Annulla. Non me la fa annullare. Oh boia. Sono costretto a prendermi questo. Non lo voglio Moicane. Vabbè, ma la usiamo per le fusioni. Povero Moicane. Ma sono tutte belle le risate di giganti. C'erano delle risate pazzesche. Poi, specialmente simpatiche. A proposito di risate, ho aggiunto questo sound. Bisogna essere grandi fan di Final Fantasy per conoscerlo. O aver giocato il picchiaduro. Comunque significa essere fan di Final Fantasy, perché è un personaggio che si sente nominare, ma... Apriamo il forziere, cosa c'è dentro? Spilla del tuono. Vabbè. Aspetta! Kanji ama questo elemento, spilla del tuono. Se mi dà più potere a tirare attacchi, la spilla del tuono mi sta pure bene. No, riduce danni di elettricità. Non va bene per lui. Spilla del fuoco, è inutile. Allora è per lui la spilla del tuono. Che bella. E lui è debole al tuono. Sì, Kefka. Che poi in realtà, a dire la verità, e questa è roba veramente da appassionati, in Final Fantasy VII, nel Gold Saucer c'è la sua risata. Nella zona lugubre, quella del cimitero, hanno usato di nuovo il sound della risata di Kefka per uno scheletrino negoziante che compare. No, l'originale, l'originale, no, io parlo dell'originale. No, non c'è nel remake. Il remake non hanno fatto, io parlo solo dell'originale. Quando dico 7, se dico remake intendo proprio remake. Io parlo del 7 e parlo del 7. Sono due esperienze di gioco completamente opposte. Perdi carta pescata. No, ma come una carta in mano svanisce? Ma che è sta roba? È una fregatura. Sono su. Basta la rinuncia. E apriamo anche un angelo. Non sono molto soddisfatto. Frost sale a 25. Non basta ancora. Sonic. Quello è brutto. Ho sentito che sono anche delle versioni che ti fanno danni al PC di
fissa il mondo X. Bisogna stare attenti perché c'è chi se ne approfitta, ragazzi. Però il creepypasta di Sonic X è bella. Basta giocare con noi. È veramente inquietante quella. Quella è proprio una delle creepypasta più inquietanti. Però si vede che è falsa un miglio, anche se poi ci hanno fatto anche videogiochi sul serio. Si vede che è falso un miglio. Invece c'è una bella mod di Pokémon che credo si chiami Ghost, ispirata alla creepypasta di Ghost. Ovvero c'è il famoso Missing Number che si unisce al... E alla fine succedono cose brutte. Mio amico l'ha portata in live la diretta con Pokémon Ghost, credo che si chiami così. E la prima volta che ho detto che ho fatto Kefka in Final Fantasy 6, sono morto in un turno, non avevo i fiocchi. Guarda, mi fa venire in mente lo Odyssey. Lo Odyssey, non faccio spoiler, non dico chi, non dico cosa, non dico perché, sperando che un giorno Microsoft faccia un remake. Cla! Il buon Cla! Sai, quello del... Ciao Cla! Come posso aiutarti? Non ti chiami Cla. Come posso aiutarti? Non ti chiami Cla, non ti ho chiamata. Scusa, non ti ho chiamata Clara. Sono Alexa. Forse c'è stata qualche confusione. Come posso aiutarti oggi? Non ho bisogno del tuo aiuto. Perfetto, allora ti lascio in pace. Buona giornata. Mamma mia, la bambina di Berin mi sta uccidendo. Vedete che non si può neanche fare una diretta che deve partire lei. Non ti ho chiamata Clara. Ma no che non ho mai chiamato Clara, ma non so, ma che cavolo me ne frega. Ma non voglio... Che è Clara? Che è Clara Oswald? Cos'è? Quella di Dottor Who. Non c'è proprio niente. Va bene, possiamo andare al piano superiore, tanto... Ah no, siamo al bagno numero 5, attenzione. Allora, vediamo, io intanto bevo un po' di tè. Il panico dilaga. No, che poi ci meniamo fra di noi. No, ti prego. Yukiko mi attacca. Te pareva che attaccano tutti me? Ma porco cane. Evocazione. Cosa evochi te? Dado di ferro. Che carino. Che carino il dado di ferro. No, non uccidermi. Ma voglia del Fausto. Allora, me patra. Pura panico, Così la smettono di ammazzarmi. Magari. Visto che mi avete appena quasi fatto fuori la squadra. Dispiazziti. No. Ok. Media. Ora, prima ci meni e poi ci curi. Il dado di ferro che fa? Attesa. Sta fermo. Ritorniamo a combattere. Attacco ristabilito. Stringiamo i denti. Il nemico più forte rimane sempre tu. Infatti, dicevo che in Lost Odyssey il boss finale farlo senza fiocco è terribile, perché devi sapere che di Sakaguchi Lost Odyssey, quindi ha mantenuto più o meno, forse hanno cambiato qualche nome qua e là, hanno mantenuto più o meno tutte le statistiche, le cose classiche di Final Fantasy, quindi anche lì hai i fiocchi e tutte le cose. Essendo Sakaguchi devi andare al boss finale che c'ha i fiocchi per tutti, che si ottengono facendo delle quest complicatissime. Ci serve un scienziato fisico, ci serve una guida. Io ce l'ho la guida ufficiale, l'ho proprio presa, bellissima, colorata, e poi quel gioco è un capolavoro, è proprio un capolavoro vero. Spero che prima o poi magari lo porto anche su 360, ce l'ho. Adesso però devo cambiare sta TV, no adesso non c'ho neanche, non posso fare due cose contemporaneamente. Che bello, proviamo Magaru su questi. Devo ottenere del carbone, come già detto. No, ho bloccato il attacco. Ma Bufu, sono deboli. Dai che non lo conosco. Ma allora, ti dico solo, l'idea è geniale. L'idea è che il tuo protagonista, e non solo lui, anche altri che incontri, sono millenari. Circa. E hai... Ciao Gigio, stavo raccontando di un bellissimo gioco che esiste solo su Xbox 360, chiamato Lost... Ah no, magari
Prima faccio lo show, poi facciamo Lost Odyssey. E non faccio spoiler. E una delle cose più belle è recuperare il diario di Kaim, che ti racconta cosa ha fatto in questi 1000 anni, prima della storia. Capire com'è diventato l'uomo che è oggi, abbastanza freddo, distaccato, insomma, però buono. No, ho sbagliato tutto. Ciao Gigio, sono senza... Ah, boia, sono senza cuffie perché non ce la faccio. Oggi veramente sono andato in KO tecnico. E quindi insomma è bellissimo che tu sblocchi queste cose e poi è un gioco molto commovente, guarda. L'hanno fatto in un periodo dove c'era il boom di Final Fantasy X e le famose scene di Final Fantasy X. Vabbè dai, le sapete le scene famose di Final Fantasy X, non sto neanche a dirvele. Sarebbe anche spoiler un paio di queste. E allora praticamente hanno deciso di fare un gioco ultra emozionante, con momenti tristi. E quindi insomma è un gioco veramente che ti spezza il cuore. Abbiamo richiesto il tuo ban. No, l'hai chiesto tu, nessun altro ha chiesto il suo ban. La scena del lago. Ah, quella del lago. Sì, è vero. Per le Final Fantasy X, ti dico solo che c'era la canzone Tsuki Dane, che l'ho sentita ieri. Ho chiesto musiche di videogame e là in fondo l'assistente mi ha messo Tsuki Dane. Molto bella, Tsuki Dane. E quindi insomma la scena del lago è bella, cavolo. E poi, cavolo, dove la vedi una scena così palese, chiara in un Final Fantasy? Considerato quanta fatica fai per vedere qualcosa in Final Fantasy 9. Perché... No, ci sono... Ma io non posso usare qualche cosa che gli devasta l'esistenza, no, vero? Loro sono deboli solo gli attacchi fisici? Resistono. E purtroppo solo attacki fisici. Tenta Furu! No, io scappo, ragazzi. Oh boia, siamo messi malissimo. Spreco di denaro! No! 17.000 yen! No, mi servono i miei soldi! Scappa! Boia, sono messo malissimo. Ditemi che ho un oggetto per curare almeno il senpai. Il principale. Pura panico. Io pura panico. Panico, paura, ti prego. Oh, ce l'abbiamo, un sedativo. Dobbiamo scappare. Le ordini insigne per il bar. Ma no, assolutamente no. Io proteggo Gigio e sono dalla parte di Gigio, assolutamente. Gigio, non c'è nessun ban per Gigio, assolutamente. Non verrà mai toccato Gigio nel questo canale. È una presenza sacrosanta, guarda. Voglio scappare, mi uccido. Non siamo scappati! Ah, aiuto. È stata dura questa, ma addio. 17.000 Gil buttati via. Mi servivano. Mi stavo già sognando quei Gil la notte. E invece, per fortuna abbiamo la cosa che abbiamo i Gil moltiplicati rispetto a quanto dovreste tenere. A proposito, io devo prendere il carbone contro il basalto, che non lo trovo. Perciò facciamo i bravi in tutti i sensi. Perciò no. Viva Gigio! Migliore, ragazzi. E Gigio! Guarda cosa ti metto. Anche a te. Ormai oggi sta risata l'ho messa 2000 volte. È un sound nuovo. E quando c'è sound nuovo mi piace godermeli, guarda, mi diverto proprio. Ma io la provo anche se non è che farà qualcosa. Ma ci sono abituato. Pam. Fatto tutto il Refrost. Grande Refrost. E datemi sto carbone. Mi serve il carbone. No, non lo sprechiamo qua le chiavi. Le sprechiamo nel dungeon dopo. Questo qui è un ritorno al vecchio dungeon. Sauna bollente, mi piace anche il nome. Sauna, ma è bollente. Forse l'ombra rossa, forse. No, c'è il re, il nostro amico. Il re egoista. È un re egoista. È debole a fuoco. Dategli fuoco. Ok. Ciao, re egoista. Con piacere. Probabilmente avrei dovuto lasciarlo lavorare, re egoista, no? Acqua purificante. Mi sa che abbiamo già finito il piano. No, c'è ancora qualcosa. Io ripeto, sono qua in questi piani apposta per trovare del carbone. Quinto e sesto piano c'è il carbone. Sarà dura però. Sarà molto dura, la vedo molto dura qua. Ma povero Kanji, perché è ancora mezzo morto, sempre il personaggio che piglia botte.
Ombra. Chi c'è qua dentro? Basalto, proprio te che cercavo. Oh, che bella notizia. Sei debole al tuono. Ma li posso anche battere così. Zionga! Su di lui. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Carbone! Il carbone che ci serviva! Oh oh oh. Quanto ne dobbiamo prendere a proposito di carbone? Bastava uno. Sabrin, grazie, grazie. Grazie mille per il supporto. Sul plus extra, 2 persone. 5 Royal. Allora, il 5 Royal è il gioco. È Persona 5. Bellissimo. Capolavoro, parti da quello. Parti pure da quello. Che va bene partire da quello. Va benissimo partire da Persona 5 Royal. Va benissimo, va benissimo. No, è un'ottima scelta per partire. Non si può fuggire. Fuga, 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 fuga. Ditemi voi che sto scappando perché sono troppe mani dorate. Ma se le batti ti dà taglio. Va bene, abbiamo trovato il carbone che ci serviva, possiamo andare al piano di sopra. Perché mi ricordo che il plus normale, persona è tipo picchiaduro. No, ma non fate il picchiaduro adesso. È di persona 3 e 4 il picchiaduro. Dico, assolutamente giocali Persona 5 Royal. Il Tactica va giocato dopo, è ambientato nel mese di gennaio, in una pausa di storia, o da dicembre, quindi insomma. Devo andare al settimo, ottavo piano. Ma mi sembra che l'avevo già trovata la croce. Mi sembrava che avevo già trovata questa sensazione. Però nel dubbio ci meniamo lo stesso con i nemici, nel dubbio. Faccio ancora sto piano per oggi, sperando di trovare la croce. Ciao Mark, ciao Sabri. Assolutamente. Idolo placido, proprio questo dovrebbe avere la croce. E poi c'è una canzone bellissima degli Iron Maiden che si chiama The Sign of the Cross. Io ve la consiglio se non vi dispiace la musica metal, è molto molto bella. Diciamo quasi hard rock, però è veramente un gran brano. Croce storta, abbiamo trovata, ok. Quello che ci serviva, bene. Abbiamo preso tutto anche al settimo piano. Dobbiamo ancora andare al nono per trovare una tavola e un corno. Quanto pare. E poi una tavola e un corno. Fa vedere? Gentiluomo. Non ce l'ho, vero? No, non c'è l'armatura. Porco cani! Smoking elegante, forse. Ce ne abbiamo una. Forse questa ci serve, ok. Io vado, domatemi alla guida. Grazie Gigio, tanto sai che non sto ancora molto oggi. Esatto, vai di Carmageddon, Gigio, vai di Carmageddon. Tanto c'era una puntata di Misfits, non so se lo conoscete, dove un personaggio alla grafica nella mente vede GTA 4. Pensa che la realtà è diventata GTA 4. È palesemente GTA 4. È palesemente GTA 4. Mi spiace Gigio che non stai bene. Hai visto, ma per me è una bellissima serie, guarda. Molto sottovalutata, bloccato. Perché ripeto, poteva diventare strafamosa. Il problema è che ha avuto un casino col casting, personaggi che vanno e vengono. E poi c'è quell'attore che poi è sfondato con Game of Thrones. Non l'avrei mai detto. Mi fa piacere però. Io ero ossessionato dal fatto che il protagonista di quella serie l'avrei voluto come Dottor Who, come compagno del dottore. Ce l'avrei proprio visto tantissimo. È top villain che controlla. Ah, il villain del latte, mio dio, il villain del latte. Il villain del latte era veramente... Ah, che roba. C'erano delle puntate abbastanza disgustose, comunque. Uno che... non posso neanche dire cosa, perché non posso parlare di parti del corpo. Gli si era sciolto un... possiamo chiamarlo organo? Non è un organo. Una protuberanza, gli si era sciolta. E dice, mi si è sciolta, devo ritrovarla. L'ho persa in giro. Andava in giro a chiedere, hai visto il mio? Ho detto, no, ma che cosa? Assurda quella serie, veramente. Umorismo inglese, ragazzi. Se non è assurda, non fa ridere.
Considera che, ad esempio, la seconda peggior puntata della storia di Doctor Who moderno, perché la prima è Love and Monster, e quella fa proprio schifo. La seconda peggior puntata della storia di Doctor Who moderno è ridicola, perché c'aveva dentro degli alieni che fanno flautolenze, perché cambiano il corpo, quindi entrano in corpi umani e quindi non si abituano al corpo e fanno flautolenze. Pensate, l'umorismo inglese a volte è veramente eccessivo, ma considerate che è una serie per ragazzi, per altre cose, il Dottor Who non è una serie matura, misfit. I ragazzi non devono vedersela perché è terribile. Se no noi ce la godiamo, ce la godiamo, è una serie, mamma mia, offensiva. Ma dov'è che a proposito, ma c'è in streaming da qualche parte? È in streaming da qualche parte? Non sapevo neanche che l'avessero portata in streaming, cavolo. Me la rivedrai, il villain dell'arte, mi facciamo uscire dalle risate. Vabbè. Io non voglio combattere più. Penso che Misfits non avesse cambiato ovviamente i protagonisti e potuto andare avanti. Ma ha cambiato tutti! Infatti. Cambiare totalmente il cast. Io capisco, vuoi far morire la gente, ci sta. Prime Video, grazie, che non sapevo che l'avessero messo su Prime. Sicuramente non è una di quelle che Prime mi consiglia, Però hanno messo Community, penso, su... Community, se ti piace una comedy, Community è intelligentissima. Community è fatta da Dan Harmon. Dan Harmon è un genio, per me è veramente un grande genio, e lui fa il preside in quella serie. È bellissima, infatti. Io per me non penso di aver mai riso così tanto come in Community, perché Community veramente hai quell'attore che non mi ricordo mai come si chiama, che è un genio, quello anziano che fa lo studente anzianissimo. È un genio, dicono che è un caratteraccio, però è un genio, cioè è un genio incredibile, una persona così. Facciamo guardia, voglio vedere cosa mi evoca. Grazie, non mi evochi nulla. Allora, mettiamo giù il nostro doppio colpo! No, non voglio doppio colpo. Qui abbiamo delle citazioni mica di poco spessore. Chi ha tradotto sto gioco, secondo me, è una bella cultura nei giochi di ruolo. Abed è l'altro che poi che doveva diventare Miles Morales, ma non l'è diventato. Quanti anni è andato avanti quell'attore con la petizione fatelo diventare Miles Morales? Cavolo, invece ha fatto il villain in Spider-Man. Ha fatto un villain. Non fatemi fare il villain a lui. Daniel Glover. Vabbè, era fantastico, sì. Perché poi aveva un bel cast. Tra l'altro, gente bravissima. Alison Brie, che poi ha sfondato, ragazzi. Alison Brie ha poi dimostrato di essere una grandissima attrice. Cosa che ai tempi non si sapeva, ma lo sapevo che erano veramente bravi, lo sapevo. Non avevo proprio dubbi, guarda, quando ho visto la Community. Tutti bravi. E poi la puntata parodia di Glee, che ai tempi non so cosa ci dovevano tutti in sto coso di studenti che cantavano. La parodia di Glee era assurda. E poi anche come hanno inserito l'attore che faceva Sawyer di Lost. Ci hanno visto bene il cowboy della scuola. Perfezione. Non c'è una sola virgola che cambierei. Veramente, il cowboy della scuola. Era geniale, ha fatto una puntata e tutti che volevano vedere, poi ai tempi era bello, c'era Italian Subs. Io devo ammetterlo, tanto è un peccato del passato, oggi sono abbonato a un sacco di servizi streaming, quindi veramente non tiratevi addosso le mele marce, se ve lo dico. Scaricavo le puntate il giorno dopo e usavo Italian Subs. Così avevo l'audio originale in inglese e ci tengo a dirlo, e questa è una cosa più importante, avevo tutto. Era il paradiso veramente. Potestarmi, ho detto che non mi interessava, quindi salutiamo la nostra grande che si prenderà cura. Senpai si prenderà cura di noi. No, non è vero, ma facciamo finta di sì. Tanto non mi piacciono stribilità, sono inutili. Preferisco Zionga. Ma proprio schifo non fa, Mahama. Tanto Bambufu ce l'abbiamo già. Ecco, il fatto di Persona è che a livello strategico è uno dei giochi più profondi, perché ti fai il party delle persone con te. Ti devo far vedere un gioco prima di staccare. Ti faccio vedere un altro gioco. Ti faccio vedere una cosa. La differenza fra Persona e Shin Megami Tensei. Mi piace proprio perché è abissale. Però sono tutte e due grandi serie. Ma Shin Megami Tensei ha il miglior gameplay che puoi avere sulla piazza. Shin Megami Tensei veramente ha quella profondità. Hai notato che c'è un gran numero di persone.
Tutto merito del tuo duro lavoro. Beh, mi ha dato il biglietto, poi pagherai meno sul Game Model. Grazie. Grazie. Gentilissima lei. Avrò tipo il 25% delle persone. Boh, non lo dici. Comunque ci siamo. Se pago meno è meglio. Tanto non le evoco quasi mai. Però faccio subito vedere. Tanto per chi è su YouTube, mi sembra giusto dire vi ringrazio per la compagnia. Continueremo la prossima volta. Finiamo il dungeon della sauna per prendere gli oggetti delle missioni. E faremo anche ovviamente il dungeon di Rise, che sarà il più importante, quello